Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Questo è un video, diciamo, a caldo, quindi sarà un video pochissimo editato, in cui sentirete probabilmente tutti i miei errori, ma purtroppo è abbastanza al brucio e non ho il tempo di farlo un po' meglio e quindi tendenzialmente questo video sarà poco tagliato, giusto per togliere i maggiori errori. Comunque in questo video parliamo dello stesso argomento di ieri, quindi parliamo delle crypto reward che vengono date per delle missioni settimanali e in questo video le vedremo, o meglio la vedremo perché c'è solo una missione che dà appunto crypto tra pochissimo. Bentornati a tutti e benvenuto per chi fosse nuovo. Oggi parliamo delle crypto reward che sono state appunto sbloccate appunto oggi dopo un eh, piccolo momento di manutenzione del sito e oggi appunto le andremo a vedere insieme. Ma come al solito prima di tutto vi invito ad iscrivervi al canale in quanto sarebbe davvero importantissimo, in quanto mi farebbe capire che sto facendo un buon lavoro e tra l'altro lasciate un bel like per il supporto. Vi lascio in descrizione ovviamente il link di questa piattaforma che nel caso in cui voleste registrarvi attraverso il mio link riuscireste ad ottenere 1000 satoshi gratuitamente all'iscrizione senza la necessità in assoluto di inserire capitale all'interno della piattaforma. Detto questo, quindi, cosa sono le crypto reward? Sono semplicemente dei premi che vengono dati se diciamo svolgiamo e completiamo delle missioni. In questo caso c'è una sola missione che possiamo vedere qui in alto nella schermata principale, che sono semplicemente il completamento di 11 quest settimanali. Le quest settimanali avevamo ipotizzato ieri che, o meglio, le quest che si riferivano a questo evento avevamo ipotizzato fossero quelle classiche, quelle che ci sono per il pass, in quanto nella schermata diciamo, del banner in cui veniva presentato questo evento c'erano appunto le quest del pass, ma effettivamente non è così. Infatti è possibile semplicemente andando in questo quadratino qua, andando su weekly potremo vedere tutte le queste settimanali che sono quelle classiche che facciamo normalmente. In aggiunta c'è semplicemente questa limited crypto quest, quindi praticamente una quest crypto limitata, ovvero limitata a questi giorni. Infatti possiamo vedere che il timer finirà appunto tra 6 giorni e 7 ore, quindi praticamente 7 giorni considerato oggi. E appunto se noi completeremo 11 ehm, di queste prove, di queste task, riusciremo ad ottenere 15 doge. Allora, sono tanti, sono pochi? Beh, bisogna considerare una cosa. Considerato che non sono delle altre queste che noi dobbiamo fare, ma sono semplicemente quelle classiche, quelle che avremmo fatto comunque noi di nostro, o meglio, avremmo cercato di fare noi di nostro per appunto ottenere RST da utilizzare poi nel Seasonal Store, effettivamente avere anche la possibilità di ottenere 15 doge alla fine non è male. Ovvio, non è chissà quale grande quantitativo di cripto, ma nulla vieta che in un futuro relativamente prossimo ci sia poi la possibilità di ottenere anche quantitativi ben maggiori di cripto, ovviamente però a fronte di quest maggiori, di maggiori difficoltà o comunque più lunghe. Infatti dobbiamo comunque tenere conto che maggiore sarà il quantitativo che ci viene dato per le quest, maggiore dovrà essere dunque la difficoltà o comunque il tempo da impiegare per poterlo ottenere. C'è comunque da dire che non è comunque così facile fare 11 quest della settimana, in quanto comunque tralasciando i giochi che sono la necessità di fare un gioco al giorno per 5 giorni, che non è niente di che, il fare 175 giorni, 175 giochi in una settimana, che anche qui è fattibile, 20 daily quest anche fattibile, siamo a 3 che ne possiamo fare senza problemi. Quarto con l'apertura di 15 part case, che anche qui si fa praticamente ogni giorno perché ci permette di ottenere anche dei premi giornalieri, e siamo a 4. Quinto, se noi giochiamo tanto o vogliamo giocare questa settimana,
in modo particolare per ottenere appunto i 15 doge, anche questa qua è fattibile, quindi siamo a 5 task. Nel momento in cui giocassimo appunto 375 giochi riusciremo quasi sicuramente a fare anche questa task qua, quindi siamo a 6 e poi qui arrivano i punti difficili, ovvero fare un acquisto sulle weekly offer, che sono quelle che vengono messe nel seasonal store, nello store, che però non sono semplicissime da ottenere, perché a meno che non si facciano subito, non si compri subito, ci sono dei prezzi anche relativamente alti, quindi non tutti se lo possono permettere e inoltre ci darebbero solo 150 RST. Ma ponendo il fatto che lo si faccia e che si riesca ovviamente anche a fare questa qua in quanto si spendono 30 RLT più o meno di base, arriviamo addirittura a 8 task, con la nona che sarà poi il fare il merging di parti di miner, scusate, e poi diciamo, il merge di parti. E quindi con questo siamo arrivati a però 10 task. Infatti l'11ª purtroppo è quella più difficile da fare, ovvero la completare le 5 task giornaliere, task del task wall, che possono essere surveys oppure appunto che ne so, scaricare applicazioni o giocare. Questa infatti è davvero la parte più complicata di questa settimana, o comunque delle weekly quest, in quanto non sempre è fattibile. A volte le applicazioni a volte le applicazioni non ci danno il premio o ci mettiamo tanto per ottenerlo, altre volte i surveys praticamente sempre non funzionano, o meglio non ci danno, non facciamo parte del gruppo di persone che questi surveys cercano, e quindi ci sbattono fuori e non ci danno il premio, e quindi questa è davvero la parte più complicata da fare. Comunque, considerato che non è così semplice farlo, però bisogna anche considerare un'altra cosa, che nel momento in cui si fanno tutte le altre task, che comunque ci vuole un po' per farle, perché comunque 375 giochi non sono pochissimi, allora a quel punto diciamo che se vale anche quest'ultima task, ovvero quella che ci dà 10 RLT, alla fine a quel punto saranno facilmente prendibili i 15 Dogecoin. Quindi alla fine conviene, nel senso che se giochiamo tanto e se ci piace giocare, alla fine conviene. Tra l'altro, se noi andiamo a spendere ad esempio 30 RLT, alla fine con i 10 RLT che ci danno, se noi rivendiamo questo miner che utilizziamo per appunto altre cose, alla fine ci è anche convenuto comprarlo, perché alla fine se perdiamo circa un 5-6%, andremo a perdere all'incirca un RLT e mezzo. Facciamo 5 RLT proprio esagerando tantissimo, perché magari l'abbiamo comprato nelle weekly offer, quindi i miner non valgono così tanto nel marketplace. In ogni caso andremo sicuramente a coprire la perdita con i RLT, quindi alla fine è una cosa che si può fare senza problemi. Non è ovviamente un premio immenso, ma comunque un premio che secondo me è fattibile, ci sta, e anzi se siamo abituati a giocare, anzi ci piace giocare a questa piattaforma, alla fine è solo un incentivo in più per giocare, perché alla fine otterremo anche 15 doge che potremmo semplicemente anche ritirare, perché saranno direttamente inseriti nel nostro wallet. Quindi questo è tutto per questo video. Scusate se appunto è un po' fatto di corsa, ma purtroppo non potevo fare diverso. Quindi vi ringrazio tanto per essere stati qui, spero che vi piacciono questi video anche un po' più veloci. Spero ovviamente che vi piaccia anche come premio, anche se ripeto non è un premio di chissà quale valore, ma comunque per ora, essendo la prima volta che capita, per ora ci può stare. Vedremo poi in futuro cosa succederà. E quindi grazie a tutti, vi ricordo ovviamente di lasciare un bel like per il video e di iscrivervi al canale in quanto è importantissimo, e che vi lascio il link di Rollercoin nella descrizione del video, e quindi passando da quel link, nel caso doveste registrarvi, otterreste 1000 satoshi gratuitamente. Quindi grazie mille a tutti e ci vediamo a un prossimo video.